Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Siamo tornati in casa Lapierre dopo aver presentato sui nostri canali la XR e la XRM, che sono le nuove biammortizzate proprio della casa francese, per presentare questa, la Pro Race. Prima di proseguire con tutti i dettagli però ricordati di iscriverti qui sotto al canale di Pianeta Mountain Bike. Pro Race in passato è sempre stata la front di casa Lapierre, ma era abbinata in precedenza ad un concetto, ad una tecnologia su cui si fondava l'intero telaio, ossia la dicitura SAT. Pro Race infatti non è mai stata considerata una vera e propria hardtail, perché il SAT rappresenta quello che è una sorta di elastomero, un sistema smorzante delle vibrazioni provenienti dal retrotreno. Chi avrà un po' di memoria riguardo alla Lapierre Pro Race SAT ricorderà benissimo quel tassello nero posizionato proprio sotto al tubo orizzontale, dove era collocato un piccolo ponticello di sostegno. Ebbene, la nuova Pro Race fa a meno di questa tecnologia, quindi rimette in discussione tutto il suo passato, il passato di una bicicletta che è iconica, forse ancora di più della XR, per inventarsi, o meglio prendere quella che è un'altra tecnologia sviluppata da Lapierre e applicarla al cross country. La Pro Race è la bicicletta monoammortizzata che Martino Fruet utilizza da sempre. Infatti la XR, come abbiamo già spiegato, era la biammortizzata che riprendeva in mano dopo un lunghissimo periodo. Quindi il telaio è stato rivisto levando il concetto SAT e introducendo il 3D tubular. Sostanzialmente di cosa si tratta? Il tubo orizzontale si sdoppia a un certo punto, proprio in prossimità del piantone sella, dividendosi per i due foderi alti. Questo, insieme a una determinata inclinazione e materiali applicati al piantone sella, permettono di smorzare, proprio come faceva il SAT, ma secondo me anche in maniera più accurata, tutte le vibrazioni che arrivano dal retrotreno. Per questo non possiamo dire che Pro Race è un hardtail, bensì è più vicina al concetto di softtail. Infatti quello che è il 3D tubular è una tecnologia pensata proprio per smorzare, per assorbire le vibrazioni, ma anche gli urti verticali, cosa che invece il SAT non faceva. Ebbene, il telaio però, oltre ad essere composto da questa nuova tecnologia 3D tubular, vede anche l'applicazione di un nuovo sistema produttivo delle foliazioni di carbonio. All'incirca su questo telaio si ritrovano 300 fogli di carbonio con una disposizione che è decisa direttamente dal sistema CAD, quindi al computer. La fibra applicata è un'unidirezionale toraica ad alto modulo, quindi il materiale perfetto per creare un telaio ancora più leggero. Levando il SAT, mettendo anche delle fibre in maniera più accurata e più leggere, si ha il Pro Race più leggero della storia. Infatti, rispetto alla Pro Race SAT, il peso è sceso di più di un etto. Quella che abbiamo qui davanti è la Pro Race 9.9, rappresenta il top di gamma. In realtà tutte quelle in catalogo hanno un telaio appunto unidirezionale SLI che ha un peso di 870 grammi. Per inciso, quello precedente pesava esattamente 1,70 kg. Non solo però si parla di materiali, di tecnologie applicate, ma la Pro Race doveva anche andare incontro, come è stato fatto con la XR e l'XRM, a nuove esigenze per quanto riguarda il pubblico del cross country. Questa bicicletta infatti nasce potenzialmente per l'ambito gare, lo fa capire appunto il peso, lo fa capire quello che è un po' il concetto generale che gli ruota intorno e le geometrie. Ebbene, per quanto riguarda le geometrie, abbiamo detto che l'angolo piantone non è proprio inclinatissimo come tutti i brand che conosciamo sulla faccia della terra ci stanno proponendo. Il cross country sta andando effettivamente verso un'estremizzazione di questo concetto. La Lapierre invece, per avere quello che è il suo sistema ammortizzante per la sua softail, ha deciso di tenere un angolo piantone inclinato di 74 gradi. Comunque è stato verticalizzato di 1 grado rispetto al passato, quindi non una grossa rivoluzione, ma per garantire
quello che è l'obiettivo finale di avere un sistema ammortizzante era necessario e imprescindibile. Nella parte anteriore invece non ci sono dei valori che sono estremi come quelli che forse siamo un po' portati a pensare attualmente. Per questo secondo me la ProRace è una bici molto equilibrata, perché l'angolo di sterzo è inclinato di 68 gradi. Anche qui però è stato allargato rispetto al passato di 1 grado netto. Sempre sulla parte anteriore il tubo sterzo è invece stato abbassato. Le dimensioni sono tutte molto più piccole per ogni taglia, di 5 mm rispetto a quello che erano le geometrie precedenti, tranne per la taglia XL che invece il tubo si accorcia di ben 10 mm. Allo stesso modo, e questo ce ne siamo anche resi conto nella fase di test, allo stesso modo il reach è invece stato allungato proporzionalmente per le taglie della ProRace, però tutte più lunghe di 20-22 mm. Diciamo un bel avanzamento. Un altro dato sorprendente, perché la ProRace deve essere una bici comoda ma deve essere allo stesso tempo una bici reattiva e super rigida, al posteriore è stato collocato forse uno dei valori di foderi bassi più corti e ristretti che si conoscono nel mercato della mountain bike. Infatti l'accorciamento è stato di ben 8 mm per arrivare a un valore finale di 420 mm. Un bel risultato, perché appunto la ProRace si è rivelata nelle fasi di test una bici molto bilanciata, scattante, leggera ma anche comoda. Diciamo che le aspettative erano alte, perché abbiamo visto a inizio stagione quello che è stato la rivoluzione del modello XR e XRM, votati al cross country, pensati per la pratica agonistica, e quindi ci aspettavamo allo stesso modo di ritrovare nella ProRace più o meno gli stessi concetti e sensazioni. E infatti allora parliamo un attimo di quelle che sono state le sensazioni in sella alla nuova ProRace. La prima impressione seduti in sella alla Lapierre ProRace, nonostante abbia un top tube, un tubo orizzontale molto esteso, la sensazione è di ritrovarsi molto caricati sull'anteriore, quindi con una posizione tanto verticalizzata che magari guardando le geometrie ci si può anche non aspettare, e ben centrata sulla bicicletta. Questo, a mio parere, e per quelle che sono state le mie sensazioni, è un punto a favore soprattutto nelle fasi di spinta in salita e nel tecnico mosso. E proprio in salita quindi la sensazione, sia sul terreno più compatto in assoluto, dove è abbastanza scontato, ma soprattutto nel tecnico mosso, è quella di avere sempre una pedalata in favore di spinta. Quello che ho percepito con la ProRace, che in questo allestimento monta delle ruote che sono direttamente realizzate dalla stessa Lapierre, montate in questo allestimento con dei Maxxis 235, è stata di massima trazione quando il fondo diventava un pochino più mosso, quindi con quei sassetti ghiaia che fanno solitamente perdere potenza e limitano l'avanzamento. Devo dire che in quei frangenti si è percepito molto la comodità del sistema posteriore del carro quando ci si ritrovava a scavalcare radici, sassi e dover cambiare linea magari all'interno di alcuni canaloni. Allo stesso tempo però la ProRace è risultata molto scattante e molto rigida quando era necessario rilanciare su terreni compatti, secchi, ma anche su quelli più mossi. È proprio in tratti come quello che sto affrontando adesso, cioè uno di quegli stradoni larghi, mossi e soprattutto con pendenze e un fondo variabile, che secondo me la ProRace fa la differenza, perché in questo frangente funziona proprio come se fosse una biammortizzata in impostazione intermedia di assorbimento. Quell'impostazione cioè che permette grande trazione e un elevato assorbimento e sospensione degli urti. Proprio questo secondo me è uno dei grandi punti a favore di questa ProRace, che nonostante l'assenza del SAT, con la tecnologia nuova 3D Tubular riesce a conferire. Devo dire che in questi tratti veramente si riesce a spingere molto forte, dove in salita abbiamo percepito forse qualche limite
è stato nello stretto a salire tra gli alberi. Infatti se la ProRace ha dei valori del telaio molto ristretti come quello del carro, la lunghezza totale è abbastanza abbondante, quindi diventa in quei frangenti una bicicletta abbastanza fisica da spostare. Mi è piaciuta particolarmente quando però il terreno volgeva verso valle, quindi in discesa. Effettivamente rispetto alla ProRace SAT il comportamento cambia totalmente, non c'è più uno smorzatore elastomero, ma bensì c'è un sistema che, per come l'ho usata, per come l'ho testata, ho sentito flettere realmente. Infatti anche solo guardando quelli che sono i foderi alti del carro della ProRace sono molto più sottili rispetto a quello che era la struttura precedente. È vero che magari non ho potuto sfruttare l'arretramento che ti può dare un reggisella telescopico, ma la sensazione è di avere veramente qualcosa che contribuisce a copiare ogni singola asperità della discesa, dai sassi alle radici a piccoli drop. Effettivamente non è la bicicletta per andare sulle prove speciali da enduro, ma è comunque molto permissiva, e devo dire che tutto sommato, in maniera definitiva, anche con la scelta di un allestimento con reggisella fisso, mi sono trovato particolarmente bene quando mi trovavo a fare uscite lunghe da più di 3 ore in cui facevo parecchia salita. La bici si è rivelata molto comoda e soprattutto sempre molto leggera e pronta nei rilanci. Per tornare un attimo a quelle che sono le fasi di discesa, i valori che abbiamo detto prima possono essere degli impedimenti in salita, invece ci hanno consentito di raggiungere velocità e stabilità che con una front normale non sono neanche pensabili. Infatti, al di là di quello che è il valore di sterzo da 68 gradi, complessivamente la ProRace è molto equilibrata, una bici divertente, giocosa, che io mi sono divertito a portare anche sul tecnico, anche abbastanza avanzato, e contrariamente a quello che mi è successo in salita, in discesa anche nello stretto ho trovato parecchio giovamento, perché comunque il retrotreno è molto compatto e una volta che si arretra con tutto il corpo si riesce a far girare molto più facilmente. Nel dritto e nello scassato, senza troppe curve, dobbiamo dire che è una bici sicura, comoda, una bici con cui si farebbero discese anche da 7-8 km senza percepire dolori o particolari fastidi. Ci sono alcuni accorgimenti che su questa ProRace mi hanno fatto un po' storcere il naso, ma a parte il reggisella telescopico, che può essere una soluzione da adottare in seguito, la larghezza degli pneumatici, che è da 2,35 di serie, quindi molto interessante, però mi pare che una volta montati, soprattutto al posteriore, ci sia ancora poca luce, poco spazio per montare qualcosa di più grosso anzitutto, e soprattutto anche per smaltire meglio quello che sono i detriti in condizioni avverse. Chiaramente lì la soluzione migliore è montare un copertone più stretto che, come ben sappiamo, taglia meglio il fango e permette meno accumulo di detriti. Un'altra cosa molto strana che ho verificato sin dall'inizio su questa ProRace è la presenza di un reggisella che nella culla di alloggio della sella è formata da una vite con brugola, quindi molto semplice, mentre dall'altra parte, nella parte anteriore, è collocata una sorta di ghiera che può essere stretta unicamente o a mano o con un pappagallo, ma in una posizione particolarmente scomoda. La ProRace in questa configurazione, ma in questo aggiornamento, penso che sia una delle biciclette perfette per un utilizzo marathon e anche cross country non troppo moderno dei giorni d'oggi. Una bicicletta con cui io personalmente ho pedalato diverse ore senza stancarmi, senza andare su quelli che sono sentieri troppo accidentati, per quello la PR ha la XR, ma molto giocosa, molto divertente e soprattutto con un sistema attivo di smorzamento delle vibrazioni. Per cui questa è una bicicletta che consiglio a tutti coloro che vogliono fare gare che hanno anche dei gradienti tecnici un pochino più elevati. Ricordo che
si può sempre montare un reggisella telescopico in fase successiva all'acquisto e quindi trasformarla ulteriormente in una bici bilanciata, permissiva e super giocosa. Ovviamente per tutti i dettagli di nuovo vi invitiamo a leggere l'articolo che trovate in descrizione e noi vi lasciamo con i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, che sono mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale e come sempre cassa aperto. Ciao, alla prossima! È chiuso questo? Federico sta rischiando di morire.